benvenuti su questo canale. Oggi mangeremo carne e sangue divini. No, non siamo in chiesa, né tantomeno in un tempio sikh o induista, e la carne che mangeremo non è divina, bensì bovina, ma cucinata di Cristo. Io sono Giuseppe, o come molti mi chiamano, basta, ancora tu, cazzo. Non è vero, nessuno mi chiama così, solo mia madre. Ma parlando di cose più serie, oggi siamo qui a mangiare carne a Leeds, a Flatiron. L'abbiamo già ordinato? Looks nice. Thank you. Thank you. Cheers. Ecco, sono arrivato da bere e il menù è molto semplice, hanno qualche cocktail, 5 selezioni di vini rossi, 5 selezioni di vini bianchi, la Flatiron Steak che costa poco, infatti dopo a fine video faremo i conti. Hanno gli special, il Wagyu, il British Wagyu, hanno la Flatiron Steak di Wagyu. La prima volta che siamo venuti avevano un altro taglio da sharing più grande, 450 grammi. Questo è un locale molto alla mano, molto tranquillo, easy. Ti servono subito una tazza di popcorn, dovrebbe essere aromatizzata al grasso di manzo. E se vedete il simbolo del Flatiron è una mannaia, chopping knife, cleaver, comunque una mannaia, coltellaccio da macellaio, e ce l'hanno anche come coltello per tagliare la carne. Ho ordinato una cosa che è buonissima, una delle cose più buone che abbia assaggiato qui in UK, il Crispy Bone Marrow Garlic Mash, che non è altro che il purè di patate con aglio e bone marrow, oddio, il midollo, e con il midollo, che è buonissimo. L'ultima volta che l'ho preso, era grasso, ma non grasso nel senso tipo, oddio è troppo grasso, che disgusta. È ricco, è molto ricco, molto buono. Infatti, come ho detto, è una delle cose più buone che ho assaggiato qui in UK, non vedo l'ora di mangiarlo. E questo è un locale con i colori molto sul marrone, fa molto bistrò, butchery contemporaneo. È il locale perfetto per magari non il primo appuntamento, ma magari il secondo, il terzo, quando c'è ancora quella tensione, no? Quel desiderio. Ed è perfetto perché venite qua, vi prendete un bicchiere di vino o anche solo l'acqua o una birretta, e nel frattempo avete così le proteine e le energie per quello che dovete fare dopo, no? Che tornate a casa tutti un po' allegri, con un pochino di alcol, il desiderio, l'energia in corpo, e ci date dentro come se non ci fosse un domani, come se tutta la felicità del mondo dipendesse dal vostro piacere. Hai visto? Hai visto, amore? Sono Baudelaire, sì. Sì, no, sei un coglione. Ma comunque anche perché sta proprio al centro, questo è circondato da uffici, ci sono le università, quindi magari se avete una pausa di un'oretta, venite qua, vi prendete una bella bistecchina, facile, veloce, una bottiglietta d'acqua e state al top, così non sgarrate con la dieta e siete poi pronti per ritornare a studiare o a lavorare. Flatiron è una catena, ha 14 punti vendita su tutto il territorio britannico, di cui 12 solo a Londra, nei vari quartieri, ad esempio una a Soho, una a King's Cross e così via, e ha solo 2 sedi al di fuori del circondario londinese, una a Cambridge e uno a Leeds. Tra l'altro l'indirizzo dovrebbe essere 9A Lands Lane, il postcode non me lo ricordo perché qui ci documentiamo parecchio, siamo molto professionali. Tra l'altro scusate per la mia voce perché ho il raffreddore, il naso tappato e la gola un poco così. E una cosa molto bella e che dimostra quanto sono attenti anche alla qualità della carne, sul sito sono descritti e sono menzionati tutti i fornitori. Il primo fornitore della lista è proprio dello Yorkshire, quindi anche guardando un'intervista che hanno fatto ai fondatori della catena, è giustamente nato naturale poi aprire una sede qui nello Yorkshire, dato che uno dei più grandi fornitori degli allevatori è proprio qui in zona. Adesso aspettiamo che arriva la carne e c'è un odorino fantastico. Yeah, thank you. Thank you very much.
Cheers. Allora, le cose sono arrivate. Andiamo all'assaggio del Wagyu. Innanzitutto si sente che è speziata un po' e il profumo proprio di manzo. Come direbbe il maestro, un burro! È morbidissima, è una cosa fantastica. Tra l'altro la Flat Iron Steak è uno dei tagli più succosi che esistono del bovino ed è preso dal collo, dalla parte dietro del collo, mi sembra. Non sono un macellaio, ma dovrebbe essere così. Ed è buonissima, me ne mangerei una tonnellata. Adesso proviamo con la maionese barbecue. La maionese è delicata, ma si sente la speziatura un po' del barbecue. Io e mia moglie l'abbiamo provata a rifare a casa, quindi maionese, salsa barbecue, paprika e se volete un po' d'aglio. Adesso proviamo il... Oddio, questo è paradiso. Questo è veramente di cosa sono fatti i sogni. Se vedete qua c'è l'olio, l'olietto. Qui c'è l'olio qui dentro. Si vede? Popcorn di bon marro, erba cipollina, l'olio. Io sorrido, ma è buonissimo. Penso sia questo la bellezza della cucina, quando una cosa è cucinata bene, portare gioia, un sorriso, no, sul volto dei clienti. Buonissimo. Assaggiamolo con il Wagyu. Insieme alla carne c'è un mix di textures, consistenze, che c'è il morbidissimo, veramente, ragazzi, questa carne è un burro davvero. Si sente la consistenza della carne, il muscolo. Sono leggermente più robuste del purè che... Yeah, perfect, thank you very much. La texture della carne dà un po' più di resistenza alla texture del purè, che è morbidissimo e liscissimo. È un velluto e poi c'è il crunch di questi popcorn di midollo, questo verde di erba cipollina, ma è fantastico. Adesso finiamo e ci vediamo dopo, fare il punto della situazione per vedere quanto abbiamo speso. Popcorn non troppo salati, il sapore del manzo si sente ma non è esagerato, quindi c'è veramente un buon equilibrio tra il sapore del popcorn e quello del beef dripping. No, è qualcosa di clamoroso. Posso assaggiare la tua peppercorn? Che però non è peppercorn ma i funghi. E quindi sono pazzi. Madonna, che profumo di funghi! È molto buono. Ma si vede che questa qua comunque la fanno al momento. Non la faranno al momento, Cioè, magari... distribuiranno in... Cioè non senti il sapore di chimico, vedo? È proprio funghi. Ma no. Adesso li vedi passati là. Degli uomini vestiti da suore a febbraio, fantastico. Liz è bella per questo, trovi sempre cose strane. È una metropoli che però è figa, vero? Non è così frenetica. Stiamo facendo la dieta, ma oggi è il giorno di sgherro. No. Qualcosa di assurdo. C'è questa striscia di grasso sopra che è buonissima, leggera e sottile, ma è buonissima. Questo pure è magia comunque. Magari passo perché avrò fame di nuovo, cioè avrò ancora fame. Mi passo a prendere lo shawarma. No, dieta. Focus, controllo. Ma è proprio buono! Dio. Cioè, la tua vita non può essere completa se non provi questo, capito? Io vorrei tanto leccare la ciotola.
alla fine quando chiedete il conto, insieme al conto vi portano anche questa piccola mannaia che voi potete tenere o consegnare all'uscita, oppure tornare più tardi quando volete un altro giorno, la consegnate e vi danno un gelato. Noi ovviamente il gelato ce lo prendiamo e ce lo mangiamo fuori al freschetto. Scusate l'ombrello, stiamo adesso mangiando fuori il gelato che abbiamo preso barattandolo con la mannaia. È uno dei gelati più buoni che abbiamo mai assaggiato a Leeds. Abbiamo chiesto e lo fanno giornalmente gli chef all'interno. Te lo mettono con quella macchinetta del gelato tipo, no? Quello che vedi nei film, nei telefilm americani, inglesi. Effettivamente siamo in Inghilterra. È buonissimo. Qui non so se notate che abbiamo l'ombrello perché piove. Qui a Leeds il tempo cambia in un attimo, perché quando danzi con il diavolo devi aspettarti che la musica cambi. I più vecchiotti di noi avranno colto la citazione, scrivetelo nei commenti. E adesso finiamo e poi andiamo in un posto all'asciutto, al coperto, a fare il punto della situazione, a vedere quanto abbiamo speso e se ne è valsa la pena. E invece no, prima devo dire qualcosa al signore con il gelato e la barba nel video. Sorvolando sullo stato pietoso in cui versa, appunto, il gelato, ma mannaggia tutte le birre analcoliche, ma vuoi dire qualcosa su quel gelato, qualcosa in più? Il gusto, per esempio? Non hai praticamente detto nulla. Vorrà dire che dovrò farlo io. Innanzitutto, quando volete il gelato e avete la vostra piccola mannaia, vi dirigete verso la macchina del gelato e lì qualcuno vi chiederà di mettere la piccola mannaia in una scatoletta di metallo. Dopo vi verrà chiesto se il gelato lo volete in coppetta o in cono. Fatta questa scelta, potete scegliere se aggiungere sopra il gelato gli sprinkles al cioccolato o tenerlo così nature. Ora che avete il vostro gelato, potete andarvelo a gustare dove volete. Assaggiandolo, la prima cosa che si nota è che non è così dolce come potrebbe sembrare, o più che altro come ci si potrebbe aspettare, e questo è un grande punto a suo favore. La consistenza è leggermente densa e morbida. Per quanto riguarda il gusto vero e proprio, invece ha il gusto di panna e vaniglia, si sente proprio il sapore del latte e con la vaniglia è molto bilanciato. Parlando invece del cono, è più che altro un biscotto sottile e croccante che regge benissimo il gelato che mettete sopra. E anche qui il gusto è molto equilibrato tra il burro e lo zucchero. Nel complesso è un prodotto molto equilibrato. Di sicuro non è il gelato più buono del mondo, ma considerando il fatto che ve lo stanno praticamente regalando, diventa una vera e propria delizia. Ecco, ora va meglio. Purtroppo ragazzi il mix tra emozioni, inesperienza e scuorno gioca a brutti scherzi. Spero che possiate perdonarlo. Detto questo, vi lascio al proseguimento del video che è quasi finito, mancano pochi minuti ormai, e vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Siamo pronti per le nostre conclusioni. Non siamo al coperto perché in 5 minuti ha smesso di piovere, come ho detto prima. Tutto cambia in modo molto repentino qui per quanto riguarda il clima. Questo è quello che abbiamo speso. Si vede? Cameraman? Camera woman, quindi sono 61 sterline circa. Io ho preso il wagyu, il vino e quel pure che è qualcosa di magico, veramente buonissimo. Io ci farei proprio il bagno. Per indovina me lo inietterei. E 5,50 sono di service, mancia. Come parlare due lingue? Bellissimo, perché dimentico parole in tutte e due le lingue, ma è molto figo. Non è proprio super economico, però per due persone, anche perché volendo vi prendete una bottiglietta d'acqua che è gratis, oppure vi prendete un lime and mint fritz da 3 sterline, bistecchina, 3 sterline sono 17, 14 di flat iron steak e 3 di analcolico, 17 sterline, in 2 ve la cavate con 34 sterline, qualità molto alta della carne. Il wagyu costa 22, ma era buonissimo quella carne. Il servizio, la mancia, se potete datela perché il servizio è stato molto buono, tutti gentilissimi, rapido, veramente merita. Quindi se potete
qua in UK datela la mancia, non fate mi raccomando. E molto buono, consigliatissimo. Grazie per aver visto il video, iscrivetevi al canale se volete, lasciate un like, commentate e alla prossima, see you next time.